La Francigena accoglie tutti tra le sue braccia, anche chi ne percorre un tratto soltanto, come la più amorevole delle madri. Le emozioni, sensazioni, stati d'animo e sentimenti ti travolgono e accompagnano i tuoi passi. Ti ritrovi ad essere un cercatore di tesori più che un pellegrino. Solo che non hai bisogno di una mappa, perché dentro ogni persona, paesaggio e borgo che incontri si nasconde uno scrigno pieno di cose preziose, le esperienze che ti accompagneranno fino alla meta. Di tutta la via ne abbiamo percorso solo un tratto e quel tratto è diventato la nostra via. Allora, questo è l'ostello che abbiamo scelto per passare la notte. Si chiama Ostalbadia e ci si trova a circa 2,5 km prima di raggiungere Alto Pascio, che in realtà è la prima tappa di partenza per il nostro cammino. Quindi noi, essendo dei geni assoluti, ai 30 km della tappa che ci separa da Alto Pascio a San Miniato, abbiamo aggiunto altri 2,5 km. Vabbè, comunque l'ostello è sulla via Francigena. Se partivamo da Lucca li facevamo in Mino. Questa è la vista da una delle due finestre. Non so se lo notate, ma c'è un coniglietto selvatico, piccolissimo. Erano due, ma non vedo l'altro. Solo che si mimetizza pure con l'erba marrone. Quindi non so se riuscite a vederlo, Ci provo ad avvicinarmi. Forse se scappa, ma vedi da dove vengono, c'è proprio il buco. È piccolo, cioè c'ha la coda che è un batuffolo di ovatta bianca, sembra. Buongiorno, abbiamo appena lasciato l'Ostalbadia dove abbiamo dormito stanotte e siamo stati benissimo. Inizia il nostro cammino e oddio, muoviamo i primi passi su questa via Francigena che da Alto Pascio ci porterà a Sina. Oggi prima tappa da Sina a San Miniato. Che dici? Come dicevo ieri, Da Siena a San Miniato. no, è vero, no, da Alto Pascio a San Miniato. Vabbè, io mi sveglio. Sei già arrivato e torna indietro. No, mi alzo presto. Sullo svegliarmi è un altro discorso. Insomma, da Alto Pascio a San Miniato e sono più di 30 km grazie ai due in più che ci abbiamo aggiunto. Grazie a te. Grazie a me. Vabbè, però siamo stati bene, dai. Sì. Veramente molto bene. Ok. E niente. Andiamo. Ecco, questa è la prima pietra miliare della via Francigena che incontriamo. Ma veramente fai? Sì, veramente fai. 30 km? Te la senti di farcela? Andiamo, dai. Allora, mentre aspettiamo che il semaforo si fa verde, vorrei ricordarti che abbiamo già recuperato i 2,5 km in più. Ma poi me ne restano. Ecco, brava. Ok. Senti, ma sto semaforo da mezz'ora? C'è pure il mercato Alto Pascio, Andiamo, guarda. andiamo. No, è rossa, oh, dove vai?
Ecco, tra una bancarella e l'altra, questa è la chiesa di Altopascio. Forse riusciamo ad abbandonare un po' d'asfalto, va? Allora, ecco qua. Che dice? Via Francigena. Rivivere un antico cammino. Allora, sì. D'Altopascio ce ne siamo andati. La storia di Sigerico va bene. A posto. Via. Proseguiamo in quella direzione, va? Amore, senti, ho trovato un mezzo di trasporto alternativo. Se sei stanca ti do un passaggio, ti va? Ok, salta su. Oddio. Vuoi che ti mostro come è fatto il sellino? Il campanello no, se lo sono fregati. Però hanno lasciato la cosa più importante, no? È ovvio, no? Dovessero fregarsela. Andiamo, va. Come mi pesa sto zaino. Allora, la missione è di renderlo leggero e comodo. Mi sa che è fallita. Non abbiamo niente di superfluo. Forse consideriamo necessaria troppa roba. Amore, guarda, la versione 2.0 del mezzo di trasporto di prima. Oh, questa è pure rosa, eh? C'ha pure 2 cestini. Vabbè, quelle sono come si chiama? La merenda al sacco. Che roba è? Posturale. Oddio. Allora, amore, sempre a livello di trasporti alternativi, puoi scegliere tra una Jeep, cos'è quello verde e giallo? Un trenino? Sì, e un trattorino. Guarda, senza ombra di dubbio il trattorino. Io prendo la Jeep 95. Va bene. Allora facciamo prima, dai. Oh, c'è pure il ventilatore però, Roba di lusso, no, quella è l'aria condizionata del trattorino. Allora, a livello di ombreggiatura per questo primo tratto non possiamo certo lamentarci, dopo non so se sarà ancora così. Bionda! Aspetta, fai vedere cos'è, un traguardo? Ma quanto ti piace sto stretching, guarda. Dai, fa vedere, taglia il nastro. Ok. Ma penso che sia... andare per dove devo andare? Sicuramente non a casa di questo qua, vediamo un po', di là. Dritta. Sì. Galleno, via Francigena, secolo XIII, una strada dell'Europa. Oh, che bella panchinuccia! Anche all'ombra, che dici? Ci sediamo un po'? Che stai fotografando? Allora, il nostro amico Torello. Via Francigena, percorso Leopoldo Pellegrini, comune di Altopascio, Castelfranco, eccetera, eccetera, eccetera. E qua che c'è? La cartina? Ok, colline delle Cerbaie, carta escursionistica. Qua, dietro al bidoncino dell'immondizia, c'è un'altra pietra, in ricordo del loro passaggio, i 100 pellegrini di Lucca. Questa pietra posero il 1° giugno 2001.
Ok, io mi siedo un attimino, che dici? Torello, ci accomodiamo? Ti va? Sì, eh? Ok. Vi piace il cappello nuovo? Ecco qua, il ponte è chiuso. Ponte a Greppi. Ponte a Greppi. Ma è chiuso? Vabbè, l'indicazione lo diceva, fra 500 metri ponte chiuso. Ma noi fiduciosi di trovare una soluzione siamo voluti venire lo stesso. Troviamo sta soluzione, mo. Vediamo se scendiamo di qua. Oddio, sì, da qua. Mamma mia, che Su quella parte crollata. Perciò vuoi lo zaino, per saltare più leggero, capito? Togli lo zaino, metti lo zaino. Ecco, brava. Che ci A vuole? posto. Allora, io sospendo le riprese per provare a fare questa acrobazia. Se dopo non ci saranno più riprese, qualcosa sarà andato storto. Oddio, pure le formiche addosso. Dai, vado. Vai. Oh, che bel nastro. Che c'è? Sì, vabbè. Vittoria, brava. Un applauso. Dai. Oddio. Senti, basta la testa e passa su. 13° chilometro superato, si inizia a sentire il caldo, c'è stata anche una piccola salita. Oggi è lunga e tosta, sia per il caldo che per i chilometri. Ne mancano pochissimo meno di 4 per arrivare a Ponte Cappiano, che più o meno metà tappa va. Lei continua imperterrita, è stata pizzicata da non si sa che cosa, ma il giusto il tempo di mettere un po' di ammoniaca e via. Modalità eroina attivata. Amo, fermati. Guarda, là si vede San Miniato. Vedi dove dobbiamo arrivare? Quello là con la torre? Esattamente. Domani? Sì. Che domani? Stasera? Stasera? Ah, è la tappa di stasera. Domani. Dio. Andiamo. Sì. Cioè, fiducia che non ti vengano a rubare in casa lasciando una scala fino alla finestra, penso livello top. Che bel giardinetto, là tutte colonne statue. Vabbè, oddio, commisurato alla villetta dietro, insomma. Eccoci arrivati alla nostra metà tappa. Ponte a Cappiano, il famoso ponte di origine medicea. Il caldo oggi è devastante. Abbiamo fatto 16 km, sembra di averne fatti già 30. Ne rimangono altrettanti, insomma. Ecco, grande all'ombra. Vedi? La sosta del Pellegrino. Ecco, appena superato il ponte a Cappiano, la Francigena continua costeggiando il fiume. Ora ve lo faccio vedere meglio. Allora, vediamo un attimo. Ecco, questo è il famoso ponte. All'interno c'è pure un ostello, un'ospitalità religiosa. Ma sapete che vi dico? Se fate il cammino come noi, con questo caldo, magari l'idea di spezzare la tappa d'Alto Pascio a San Miniato in due e fare sosta qui potrebbe essere buona. Insomma, fa veramente veramente caldo. Ok, andiamo. Ce ne restano altri 15 di chilometri da fare, almeno.
Che bella casetta. Oddio. La casa del pesce la chiamiamo, dai, visto che ce n'è uno disegnato in faccia. Una bombola della coca alla spina, un lavandino buttato fuori, un mucchio di rotoballe alle spalle. Prima è passato un tizio correndo, ora non si vede più, in fondo, tutto pelato, senza un goccio d'acqua appresso. Starà tentando un nuovo modo per suicidarsi. Non gli piaceranno le armi, dicevo, voglio morire così. Comunque Fucecchio, se si vede, è quella. Sì, non ti illudere, questa nuvola che vedi è quella di Fantozzi, serve solo per illuderti, poi tra un po' andrà via. Questa è la vista che c'è da Fucecchio e devo dire che sta tirando anche un bel venticello fresco che ci aiuta tanto a camminare, e anche si è messa anche una bella nuvoletta, copre un po' il sole. Approfittiamo per il rush finale che ci porta a San Miniato. Amore, guarda come sono zozza. Vediamo un po'. Ecco, sì. Sono wild e sono zozza. Se mi Sono chiedi se sei una wild o zozza sei wild. zozza, non sei zozza. Sono una wild e zozza, una Tocca zozza pure wild. una zozza wild. Andiamo su. Eccolo lassù, quella torre alta è San Miniato. Manca poco, 7 chilometri. Abbiamo quasi finito, sta tappa adesso. Ecco, dopo 30 km la via Francigena ci regala una bella salitella finale lunga un paio di chilometri. Poi le ultime energie utili, ma ce la facciamo, dai, manca davvero poco. Ecco, siamo arrivati a San Miniato, abbiamo preso pure l'alloggio, c'è una vista splendida. Eccoci qua, mangiamo al centro di San Miniato e vabbè, la location ha una vista che è spettacolare, cioè, non so se rende l'idea, veramente bello. Beh, spero che pure il mangiare sia buono come la vista. Io faccio sapere subito. Ecco la torre. Non so se si vede bene, però dal terrazzo da dove sto mangiando ce l'ho proprio davanti. Oramai si è capito, ogni cammino menù è fisso, tagliere e pasta con qualcosa. Vabbè, iniziamo col tagliere, va. Allora, per i primi pesci, cacio e pepe. Tu che cosa hai preso? Gorgonzola e noci? Sì. Bene, sembrano buoni, va. Buongiorno, siamo a San Miniato e pronti a partire per la seconda tappa che ci porta a Gambassi Terme. Questo è l'ospedale di San Miniato che ora vi faccio vedere. Davvero bello. Oggi 24 km, dovrebbe essere un po' meno pesante di ieri, staremo a vedere, ma alle 7 di mattina già fa molto caldo. Avremmo dovuto partire alle 5, ma non siamo quel tipo di camminatori purtroppo. Come è fatto? Sì. Se sbaglio mi corrigerete. Allora, che poi ho detto ospedale, l'ospedale di sicuro stava prima, questo penso che sia, però beh, magari se mi scrivete nei commenti se sapete che cos'è è meglio. Comunque San Miniato è davvero bello, merita una visita. Ieri per stanchezza non ho avuto modo di vedere le parti più belle, stamattina dobbiamo partire presto perché il sole
ci martella, quindi non ho avuto modo di fermarmi a guardare tutto. Vabbè, vuol dire che avrò una scusa per tornarci. Questa è probabilmente la porta di uscita dalla città di San Miniato. Vediamo. Sì. Quanto manca? 5 minuti arriviamo. Mamma mia, che vista che c'è da qua. Bello, veramente bello. Amore, guarda, ma secondo te questo è stato messo apposta qua? A mo' di sfottò dei pellegrini? Per guardarle e dire è meglio che vi fate un fiaschetto di vino invece di tutta sta fatica. Oddio, è spianato però, vedi? Sì. C'era un tratto di salituccia. Ma poi scogliono. Io sempre con l'affanno. Faccio proprio la figura dell'atleta in questi video. Che dici? Buongiorno. Hai ragione, sì. Ti abbiamo disturbato, scusa. Poi ce ne andiamo, Allora, la sera prima di partire abbiamo fatto la nostra prima cena condivisa. E mi sono reso conto che una delle esperienze più belle di fare i cammini è proprio quella di fare le cene condivise, insomma, a cui ti scambi esperienze con altri pellegrini che in comune vede la sofferenza di aver camminato un botto. Aveva dei 24 km, per adesso ne abbiamo fatto 4,5 e tutti sull'asfalto. Speriamo che finisce presto perché ne stiamo incontrando più di quanto ne volevamo, a dire il vero. E nel frattempo da 2 siamo diventati 4. Ecco qua, ve li mostro. Camminano spediti. Se mi fermo a parlare mi lasciate subito indietro. Allora, sta cassettina in tutti i video che ho visto con la Francigena, cioè, che faccio? La facevo mancare nei miei. Oh, però è attrezzata bene, va. Anche il compid c'è, è tutto. Bene, bene. Che bella iniziativa. Andiamo. Il paesaggio merita proprio. Quello sì, quello è l'inizio e le foto di ieri sera era il ristorante, diciamo. Ecco. Sì. Da qui ci sta pure la fontanina, vedi? Sì. Oggi dovrebbe essere un po' più bello quel posto. Ecco, da qui in poi dovrebbe iniziare il tratto più bello della via Francigena. E mi sa che c'è una ragione, Spettacolare. Vedo altri 2 camminatori, altri 2 pellegrini lassù. Si vede che i panni non si sono asciugati, Spettacolo. Ecco perché la via Francigena è tanto amata. Questo è uno dei motivi. Mazza come filano.
bella panchinuccia. Dai, scrivi te, scrivo io. Ecco la solita cassettina. Ma bello, sì, questo è una genialata, anche un Baldocco potrebbero farlo. Sei sui sentieri di montagna. Guarda un po'. Bello. Il libricino? Sì. Vedi c'è qualche frase sfiziosa. Sei te l'esperta del pensiero. Vedi che bello. Eh. Sì, ma oggi sono Sei? senza pensiero. Io firmo e basta. Sì, ha presenza. Quello che pensa è lui. No, io lo scrivo. Dai, scrivi te. Vuoi sapere cosa ci scrivo? Sì. Ci scrivo, la vita, questo utilizza anche un po' di dialetto napoletano, è piena di bivi e di chi ti bivi. Tu di fronte a un bivio, vivi sempre, e davanti a un bivi scegli sempre quello che ti porta al pub. Non sei sbatti oggi. Roma 312, Coiano con la Fontanella 2 Torello. e Canterbury 1311. Quindi per voi che andate a Roma manca una virgola praticamente. Ma veramente? Ma allora, io che cosa ho combinato in quel telefono? Ma così, La San Miniato Gambassi è una tappa bellissima, immersa nella natura, tranne i primi 6 km di asfalto, però poi dopo diventa uno spettacolo. Anche oggi sole a catinelle e caldo importante. Andiamo avanti. Bel cartello, che ci indica Oslo 1780, Bertini a 200 metri, Tunisi a 760, sì, mi sto io. Ecco. Ma Forte Bertini 0,2. vado a Tunisi sto giro, vado a farmi un po' di male, dai. Non riesco a capire Monaco 285. È poco? Sì. Poco? Ma manco in linea d'aria secondo me. Per me ce l'hanno con me. Sì, probabilmente. Faccio Monaco di cognome. Tanto non si vede. Allora, deviando dal percorso di una cinquantina di metri, 100 metri al massimo, c'è una fontanella, penso una delle due che si trova lungo tutto il percorso, con l'area sosta, con le panchine all'ombra dove mangiare, dopo circa 12 km. Veramente, veramente spettacolare. Poi se vi va, potete pure fare una foto nell'omino della Francigena. La vuoi fare? Mi va. Che bella sta casettina per gli uccelli, che si trova questo posto proprio davanti a queste due costruzioni che come la cassettina per il pronto soccorso di prima. Chiunque fa un video su YouTube riprende. C'è un masso, lo devi riprendere, appunto, passi qua e che fai? Non lo riprendi. Ecco. Allora che c'è? Che c'è, che peccato è tutto giù, c'è un cammino ma è anche molto grande, ci sono un sacco di stanze ma non riesco ad andare di là perché è crollato il tetto. E poi c'è cotto toscano per terra, classiche creature toscane, fatte... Beh, fa attenzione, eh? Bellissimo, doveva essere stupendo. Pensiamolo quando era in essere, quando ci abitavano qua, cosa doveva essere questo casale. C'è la stalla qua sotto tutta volta. Tutto abbandonato. Mentre in quello, guarda, ci sono delle balle di fieno e più della legna accatastata, forse ancora qualcuno lo utilizza, eh?
l'albero di cibo da noi, Bio snack drink. e anche dove Dunque, questo esercizio resta chiuso lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Oddio, c'è qualcosa che non mi torna, eh? 15 minuti poi. Ma di cosa vuoi parlare? Ma che cosa vuoi sentire? Non lo vedi che è perfetto tra noi? Sono giorni che ti cerco e non ho più molto tempo per me. Mi racconti dei tuoi sogni, dei tuoi colori e del mondo, di quelle volte che non torni quando viaggi con la mente e te ne vai lontano come in questo momento. Stiamo fermi così, com'è bella questa notte. Ho bisogno di te per gridare più forte. Stiamo fermi così, una volta ancora. Voglio stare con te, che sai nei miei pensieri questa notte. Com'è bella questa notte. Oh, com'è bella questa notte. Com'è bella questa notte. Nelle foglie cadute c'è l'odore del vento. Non serve dare un senso a tutto quello che vedi. Quello che conta è l'emozione, è quello che resta tra noi. Stiamo fermi così. Com'è bella questa notte. Che spettacolo! Ho bisogno di te. E Gigi, ma te la sei fatta di corsa? Forte. Dopo 20 km c'è sta forza di correre. Meraviglioso, guarda. Grande. Voglio stare con te, che sai nei miei pensieri in un giorno di pioggia qualunque. Mamma mia, che faticata. Manca 1 chilometro all'ultima fontanina, 3 all'ostello Sigerico. Però che gioiello, guarda, che ci sta regalando. La nostra fine tappa, cioè all'ostello Sigerico, ed è fatto davvero bene. Dormiamo in una camerata condivisa con altre 2 ragazze e il bagno in comune. Vi faccio vedere l'interno e sono molto contento di questo ostello. Qui c'è il lavatorio per i panni. Noi siamo alloggiati in quella stanza là. Ciao Florinda! Bello, davvero davvero bello. Ecco, qui c'è una pietre che però non mi ricordo il nome. Dopo magari ve lo faccio sapere. E qui c'è un bel giardino, qui si possono stendere i panni, ci sono 2 tavoli e tanto verde. Ecco, andiamo, vi porto alla camerata. Permesso? Chi c'è là sotto? Ciao bella!
Ecco qui, da dove stavo affacciata prima. Allora, i letti sono a Castello, però ne sono occupati solo 2 da noi, le altre ragazze dormono in questa stanza qui a fianco. È ora di riposare un po' prima di andare a cena. Eccoci qua, abbiamo appena finito di mangiare, non vi ho mostrato la cena per un semplice motivo, me lo sono dimenticato. Vabbè, cerco di rimediare e vi faccio vedere il tramonto. Che spettacolo! Buongiorno, oggi partenza terza tappa da Gambassi Terme a San Gimignano. E la giornata è splendida, non c'è una nuvola, purtroppo il sole ci batterà in testa anche stavolta, però fortunatamente la tappa è corta, solo 13 km, va? Più uno di ieri che l'ostello stava 1 chilometro prima di arrivare a Gambassi, quindi oggi giornata più tranquilla. Questo è Gambassi, bellino, c'hanno un bel parco pure. Guarda, ma che c'è là sopra? Ma guarda dove sta la campana? C'è un... vieni a vedere. Non so se si vede. Guarda dove sta l'orologio, vedi sulla campana qualcosa, tendendo a battere le ore, no? Che bello. Ah, io te li ho girati. Vediamo. Però. Lì c'è il cartello d'uscita da Gambassi Terme e lì non so se riuscite a vederlo, già c'è San Gimignano. Ok, quindi oggi già riusciamo a vedere il punto d'arrivo. A non accelerare, va. Corrono come i pazzi questi. Volevo che prendessi anche questo, bello. Oh, no, aspetta, falla senza, va. Se no si nomina. Che bella sta azienda agricola. Tutta votata alla Francigena. Vedi anche quegli stemmi. Tu fai finta che leggi là. Là? Questo? Sì. Hai visto come chiude sta poesia vicino al muro? Trovate tempo, fratelli miei, perché la vita è breve. Trova tempo per ridere, trova tempo per aiutare gli altri. Sono d'accordo. Qua c'è veramente... Sono veramente i consigli giusti, guarda, trova il tempo per leggere, trova il tempo per sognare. Brindisi 8,42.
Bremen 1102. Bremen. Santiago di Compostela 2026. E lì sì, 1426, non capisco se è un tiro di schioppo Roma, Beh, 279 km. Ce l'avete fatta, dai! Ce l'abbiamo fatta dopo 640, Dai. Solo 2,79, ormai siamo arrivati, giochiamo proprio alle porte di Roma. Così una volta tanto vengo ripreso pure io nel video. Di solito sto dietro e non vengo preso mai. Occhio che potrebbe avere la corrente, come l'altra volta. Che bello. È un pulito. Ciao cucciolo. Ti danno fastidio le vespe, vero? Sì, i tafani, quelli sono Ah, i tafani. Quanto so bello, mamma mia che cattive, L'asinello. bellissima. Comunque penso che qualsiasi persona faccia un cammino, qualsiasi pellegrino sia un eroe, hanno tutti la mia stima nel modo più assoluto, perché viene per chiunque intraprenda un cammino, può essere la via Francigena, il Santiago e qualsiasi altro, per tutti arriva quel momento in cui dicono non ce la faccio più, voglio mollare, le gambe non vanno più, non ne ho più un passo, non ce la faccio, voglio chiamare un taxi, ma tutti alla fine vanno avanti. E il premio è quello che state vedendo ora. Anche questa tappa che va da Gambassi a San Gimignano è fantastica, bellissima. Vi faccio vedere una cosa. Mentre io faccio il discorso serio, lei balla con l'MP3 nelle orecchie. Ok, perfetto. Andiamo. Io ti porterò in un bungalow a casa da Torre. Faccio che gli altri trovano da venda canguro. Io ti porterò in un rocco Non posso dire che è il sole, perché è normale. Pancole. Punto intermedio prima di arrivare a San Gimignano. C'è stata una bella salituccia. Oggi un po' così, sali e scendi.
che hanno lasciato un cornetto spiaccicato al muro. Ecco, da qui si dovrebbe uscire fuori Pancole. C'è la fontanina. C'è acqua zero? Siamo quasi arrivati a San Gimignano, che si trova dietro a questi alberi di fronte, però noi dobbiamo girare a destra nella direzione opposta, mentre qua vedo un simbolino dell'auto, quindi che vuol dire che chi se la fa in auto, la francigena, va a sinistra, a destra invece chi se la fa a piedi, e noi andiamo a destra. Bene, il Vinsanto c'era voglia di ballare, vedo. Il Vinsanto fa effetto? Vedo. Siete meravigliosi, ragazzi. Ma secondo te è colpa del vino o del Vinsanto? La combinazione dei due, probabilmente. Oggi ha iniziato lei a ballare lungo tutto il percorso con le cuffie e voi avete chiuso alla grande, bravi. Un applauso. Ecco San Gimignano vicinissima. E dopo una bella salita siamo arrivati a San Gimignano. Questa è Piazza Duomo a San Gimignano. Per i pochissimi che non la conoscessero, ovviamente lo sanno che è bellissima. Veramente una cittadina meravigliosa. Ci vorrebbe una telecamera a 360 gradi grandangolare per farvi vedere come si deve. Meravigliosa, meravigliosa davvero. Mi tolgo. Va bene. Allora, a San Gimignano stiamo visitando il museo della tortura e dopo ci andiamo a vedere anche quello della pena di morte. È affascinante. Se venite a fare la Francigena o se venite a San Gimignano, venite a visitarlo. Non ne rimarrete delusi. Oddio, che è sta cosa? Vabbè, sta cosa alla Hannibal Lecter. Vabbè, per l'iniezione fatale. Non ho capito cos'è questa bambina. Questo pure deve essere abbastanza doloroso, eh? Vabbè, il resto venite a vedervelo. Allora, questa è la nostra sistemazione per stasera. Al campeggio Boschetto di Fiemma? Sì, un paio di chilometri. Piemma. Un paio di chilometri dopo San Gimignano, quindi già sulla via Francigena. Quindi se alloggiate qua ve li trovate fatti pure per
il giorno dopo, insomma. Sì, bello, molto molto bello, una casetta prefabbricata ma fatta bene. Ecco, questo è il bagno, una bella doccetta. Sì, sì, tutto molto pulito. C'è il ristorante dentro, c'è il mini market. Sì, mi piace. Ah, una bella vista rilassante dalla finestra, vedi? Ecco, ci vediamo dopo a cena. Ecco qua, stiamo stasera a cena in attesa di vedere la partita sul maxi schermo. Nel frattempo, bella birretta rossa alla spina e tagliere di salumi che non manca mai, soprattutto qua in Toscana. Non è vero? Aspetta che sto scrivendo che il formaggio azzurro. Formaggio? Non avevo visto sto formaggio azzurro. Lo facciamo assaggiare a Lilla? Vediamo se mi diventa puffetta. Che dici? La partita sta quasi per iniziare. Forza Italia. Ta-da! Pappagallo al ragù di cinghiale e tortello al ragù. Che bella faccia che hanno. Beh, vi saluto, mo. Mi metto a mangiare. Buongiorno, appena svegli stiamo aspettando che apre il mini market qui all'interno del campeggio per fare colazione, fare 2 panini e partire per la tappa di oggi che ci porta a Colle Valdelsa. Beh, anche oggi si continua con la bellezza degli ultimi 2 giorni, eh? Vero? Sì, mi sa che tutto così. Sì, mi sa fino a Monteriggioni e Siena, sì. Spettacolo. Sì. Vicino Colle Valdelsa c'è un parco fluviale che mi hanno detto che è uno spettacolo e vediamo se riusciamo a vederlo oggi. Inizia pure un bel tratto di boschetto qui, di fare attenzione che rischio di scivolare. Lo so. Dai di passaggino dell'acqua. Rischio con la telecamerina in mano, eh? Se casco. Oh. Opla. Bello. Andiamo, va. Fai pure la salita a correre. A pochi chilometri da Valdelsa il gruppetto è diventato più numeroso. Guardate come si cade, Dai, su, vediamo. Riccardo, se vuoi passare, passa. Tanto ti ritroverai in un video su YouTube. Ok, attenzione. Bravo Antimo! Grande! Ora io ho preso 90 kg, le pietre stanno in sofferenza, ve lo dico. Devo piantate bene, ma non è possibile.
Vuoi i bastoncini? Tengo lì delle riporte di passo. Te li tiro. Te lo lancio? Che faccio, schiaccio dove? Il rosso. Oggi giornata caldissima, ma c'è Cristina che ci allieta il tutto con la sua musica. C'è tanto sole, tanto caldo. Aspetta che... Giornata super fantastica. Aspetta che ti inquadro, eh. Ecco. Sì, guarda che energia, va. Il neurone di nuovo. Che non Si è- è il neurone. Si è attivato? È il mio ritmo che si è svegliato, dai. Il mio si sta muovendo. Ecco, da qui inizia Colle di Valdelsa, centro storico perlomeno, città rinascimentale, città del cristallo. Stiamo arrivando a Colle Valdelsa. La porta del borgo, guarda. Sì, cuffie alle orecchie, balla con la pesca in ammollo. Ecco, la pesca. Bella pure Colle Valdelsa. Ora ci dirigiamo al convento San Francesco, vediamo se ci fanno dormire. Bella bella. A Colle Valdelsa siamo ospiti a dormire nel convento di San Francesco, una struttura meravigliosa, ve la faccio vedere. Usciamo qua, questo è il chiostro. Bello bello. Dell'uomo si concentra la vita con le sue differenze e le sue meraviglie, come un giorno di pioggia, come un bacio alla luna, Quello è il campanile. come avere il coraggio di urlare. C'è uguale dall'altra parte, ve la faccio vedere. Dare un nome alla bellezza. Nei ricordi di un uomo E questo è quello che si trova dall'altra parte. Una scelta importante da fare, un momento di assenza voluta, come fa il contadino paziente, mentre osserva i suoi germogli. Che vi dicevo, Ferma spettacolare. dolcemente. Con 10 euro ci dormite. Ovviamente dovete portarvi il sacco lenzuolo, il sacco a pelo. E questa è la facciata con cui venite accolti, la facciata principale. Dare un nome alla bellezza. Ritroviamo la pace,
Restiamo a sentirne il bisogno nel tempo di un abbraccio. Restiamo a guardare il tramonto nell'immensa distesa dei sogni, tra le pagine di un quaderno che un giorno troverai. E poco dopo Colle Valdelsa c'è il parco fluviale del fiume Elsa. Andiamo a mettere i piedi a mollo? No, qua, Allora dobbiamo passare qua, no? No, qua dove vai? Non è che è affollato, di più sto posto. No? Ma se lì probabilmente passano via. Buongiorno, oggi partenza tappa da Colle Valdelsa a Monte Rigioni. Scendiamo giù a Colle Valdelsa Bassa e facciamo colazione. Bella giornata anche oggi. Anche oggi si prosegue con l'ambientazione bella, con gli scorci belli. Parliamo un po' di accoglienza, va. Fino adesso ci sono state dei posti dove dormire bellissimi. Top, Ostello Sigerico, anche il camping al boschetto, oddio, sbaglio sempre questo nome, di Fiemma mi sembra. Vabbè, quello di San Gimignano lo troverete sicuramente. Ottima anche l'ostello di Badia a Pozzoleri, veramente buono. Anche il convento di San Francesco, cioè in pieno stile pellegrino. Bello davvero il convento, molto economico, 10 euro, insomma, che volete di più. E fino adesso veramente accoglienze top. Mancano 8 chilometri, su. Di là è bellissima che sale. Sì, sì. Buongiorno.
Quello che vi sto per mostrare è un set fotografico usato per fare un mega selfie, ovviamente sotto le direttive di Lilla. Com'è venuta la foto? Bella! Bellissima! Ci siamo fermati in questo borgo molto carino, si chiama Strove. Questa è una frazione di Monteriggioni. Che colori! Proprio caruccio. Grazie. Eccolo, si vede a portata di mano. Siamo quasi arrivati, dovrebbero mancare circa un 4 km. Florenzo e Cristina volano. Lo vedete? Portata di mano. Dai. Buongiorno, buongiorno. Vicino Ren, scusate. 40 anni che noi andiamo lì. Cristina è già sempre sotto l'attenzione. Ma perché sto casino? Non lo so, è un pullman. Una gira così. Ah, che bella questa scena. Con il monastero di San Salvatore, giusto? Sì. Si vede. Che bella. Bellissima. A me piacciono queste piccoline. Timbro? Sì. Che bello sto timbro, eh? Questo è il grano. E resistere a fare la foto tipo il gladiatore la vedo dura, eh? Sì, fermati, girati di schiena e mettiti così. Anche con consigli dalla regia, va? Ok. Siamo arrivati a Monteriggioni. La rampa finale micidiale, un muro sotto al sole. È un'esperienza mistica, guarda. Ecco le mura. Questo è Monteriggioni. Noi alloggiamo lì, casa vacanze Maria Assunta. Ecco. Meraviglioso questo posto. Praticamente questo è tutto Monteriggioni. Questa piazza circondata dalle mura. Ma è di un bello, di un bello.
Un voto a questa via Francigena? Da 1 a 10? 10. Ottimo. Il giardino dietro l'accoglienza su cui dormiamo e il retro della chiesa col suo campanile. Questo intero percorso si sta rivelando una gioia per gli occhi, ma in qualsiasi piccola sfumatura. Allora, ci siamo fatti metà cammino senza credenziale, l'abbiamo presa a San Gimignano. Ah sì? Gli altri trimbi li abbiamo messi su un Deplian della Francigena, quindi abbiamo Bravo. mezzo Deplian e mezzo credenziale. Ma le puoi recuperare dal Sì, le posso tagliare e attaccare poi Sì, sulla credenziale. vero. Vabbè, ma mi basta come Vabbè. ricordo quello, quando vado a Roma. Bravo, bravo. Ok. Guarda qua, faccio vedere una cosa. Di un nostro metà, insomma, alcune cose l'ho fatte anch'io e altre proprio di un signore che questa è tutta la Francigena, l'ha fatta tutta in 2 o 3 anni. Ah, no. Guarda. L'ha fatta a pezzi. A pezzi, sì. Poi, Sì, perché poi c'è stato il Covid. quelle persone che dovevano chiamare a venire qua, loro sono partiti da Osta, hanno tutti i timbrini, un altro po' non c'hanno più spazio dove mettere i timbri. Scusami. Buongiorno, oggi inizia la nostra ultima tappa che ci porta a Siena da Monteriggioni. A dopo. Fa tanto male, posso spingere un po' la bolla di zanzara, spingi. Ti giuro, è una goduria. Fa male perché ti fa male, Piegati però un po' di più ginocchio. Il mattarello di Egidio, vedi? devo tenere... Così che Ok, appoggia duro. almeno Non mi fai male, è meno in appoggia duro. tiro il polpaccio. Ecco così. Mutuo soccorso in azione. Che bella Monteriggioni pure vista da qua. Ecco, così inizia la tappa per Siena. Che bello. Guarda come si fa accarezzare, gli piace proprio, è meraviglioso. Oggi la giornata è particolarmente dura. Dilla dei problemi muscolari, si sono un po' induriti i muscoli, nonostante l'intervento prima di Cristina che gli ha dato una grossa mano e fa grossa fatica. Però va imperterrita avanti. Arriviamo sicuramente a Siena. Voglio altre parole per cambiare il finale di questa situazione. Le nostre facce sono stanche, il mattino è pesante, in tutti quei riti, in questa apparenza la ricerca di prospettive.
Per ogni piede il suo passo, ad ogni mano un disegno, le mie prerogative al di là del tempo e le distanze, nei discorsi fra di noi. Ma devo andare via, tu stringimi ancora e voglio altre parole, sì, altre parole. Ma devo andare via, tu stringimi ancora e voglio altre parole, sì, altre parole fra di noi. Parapapapà, 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 capire solo adesso che questa è la paura, un giorno che si spegne in un momento, conosci il segreto. Che bel castelluccio. Al di là del vetro, Che castello è? Qua c'è tu scritto sei la mia scelta, in ogni mia il castello scena della mi Chiocciola. tu sei il mio sipario e mi nascondi dalla Il mia nome è una bella scala Chiocciola. ma devo andare via, tu stringimi ancora, voglio altre parole, sì, altre parole, Guarda che forti. ma devo andare via, tu stringimi ancora, Buongiorno Torello, ti sei svegliato? altre parole fra di noi. Questi bidoni che si danno la mano? La vita è sognare, amare e camminare. Bene. Il punto sosta da Marcello. Non c'era. C'era la macchinettina per farti le... Ah, le tira su? Per prendere la credenziale. Ora vado. Oh, guarda. Riprendo Manuela che si rompe le noci. No, prego. Pezzettino a Me Torello. l'ha rotto Torello. Cioè, disgraziato, non ti porta più, eh? No, guarda. È bello tosto stamattina Torello, è bello sveglio, persone, anche due ragazze che erano qui e andavano. Sì, sì, stavo riprendendo i preparativi per la foto con Marcello. E questo? Il lago scomparso. La piramide, la stella fatta erigere dal Granduca Leopoldo a ricordo dell'opera di bonifica. Ma seduti ad ammirare la stele o a riposare? Quale delle due? Manca davvero poco ad arrivare a Siena, parliamo di 7 km, 8 va. Vediamo.
Marcello lì a Sosta alla Villa ci ha spiegato di una deviazione praticamente dal percorso originario che è più agevole entrare a Siena e anche forse più carina da vedere perché ti si presenta tutta la città davanti, meno periferica, e vediamo se riusciamo a intraprenderla. Ecco, subito dopo il cimitero, che è questo qua, che incontriamo durante il percorso. Allora, il sentiero originale dovrebbe girare a sinistra, no, dovrebbe girare a sinistra. Noi prendiamo la variante che ci ha suggerito Marcello e andiamo diritto. E qui c'è anche una bella fonte d'acqua. Ecco qua, girare a sinistra, dove sta questa specie di casa, chiesa, non riesco a capire cos'è, al culmine della salita. Speriamo che mo spiana. Dai che spiana, su. Qua è Monte Albuccione. Ma che meraviglia. Signori, oltre la cancellata, non so se si riesce a vedere, c'è Siena. Lì là, il cammino sta per finire. Manca poco. Andiamo? Compriamo il gelato di questo. Compriamo il gelatone, altro che un gelato. 1 chilo? Sì. Però prima la pagnottella. Sempre prima la pagnottella, poi il gelato. Mi spagnottella. Ecco, qui la vista panoramica è migliore, va? Ecco, sono gli ultimissimi metri proprio. Penso ne mancheranno 700-800. Solo che gli ultimi sono stati tutti su asfalto bollentissimo. C'ho il ginocchio che mi fa male un po'. Vabbè, siamo arrivati. Come quando aspetti ancora una risposta. E voilà, Bicicletta per la prima volta. siamo arrivati. Lo sguardo La nostra Francigena Toscana è finita. Ecco, Piazza del Campo. Che bel cammino, ragazzi, meraviglioso. Chance di un abbraccio è l'espressione del coraggio e così ricorderai di ritornare e così ritornerai per ascoltare. Basta solo volerlo sentire. L'amore di un tempo lontano. Il giorno che hai portato i primi occhiali, o quella volta che non scappi se hai paura. Il rumore di uno schiaffo in faccia, l'odore della pioggia, un amico che è partito e che vorresti ritrovare, e così ricorderai di ritornare, e così ritornerai per ascoltare. Basta solo volerlo sentire. L'amore di un tempo lontano.
basta solo ricordare tutto questo. E l'unica salvezza è non fermare le parole per ascoltare il respiro, e così ricorderai di ritornare, e così ritornerai per ascoltare, e così ricorderai di ritornare, e così ritornerai per ascoltare.